Benvenuto, sono Coriolano e oggi parleremo di una delle figure più grandi e controverse della storia moderna dell'Europa. Ma per presentarvelo vorrei leggervi un piccolo brano tratto dall'opera immortale Guerra e Pace, libro scritto da Lev Nikolaevich Tolstoi. Oggi di francesi ne abbiamo presi mica pochi, ma quanta stivali, a dirla franca, non ne ho visto uno che dello stivale avesse qualcosa di più del nome, intervenne un soldato, cambiando argomento. Ci hanno arraffato tutti i cosacchi, sono andati a pulire l'isba del comandante e li hanno portati tutti via. Era una pena guardarli, ragazzi, disse il ballerino. Come li hanno rivoltati. Uno che era ancora vivo borbottava non so che cosa nella sua lingua. È gente pulita, sapete, ragazzi, disse il primo. Bianchi, bianchi come betulle sono, e ce n'è anche, dicono, di valorosi e di nobili. E cosa credi? Ne hanno presi da tutte le classi. Non capiscono niente della nostra lingua, osservò il ballerino con aria stupita. Gli chiedo di che paese sei, e lui borbotta qualcosa a modo suo. Strana gente. Ma quello che è davvero strano, ragazzi, intervenne colui che si stupiva che fossero così bianchi, è che a Mozaisk, dicevano i contadini, quando hanno cominciato a raccogliere i morti, dove era venuta la battaglia, e dove, figurati, erano rimasti più di un mese, sai che mi hanno detto? I loro morti, rimasti lì più di un mese, erano bianchi come la carta e non puzzavano per niente. Tutti tacevano. Dipende dal cibo, disse il sergente. Mangiavano da signori quelli. Nessuno fece obiezioni. Mi ha detto quel contadino là, a Mozaisk, dove c'è stata la battaglia, che li hanno fatti venire da 10 villaggi e per 20 giorni hanno continuato a portare via e mica li hanno portati via tutti quei morti. E i lupi, diceva. Quella è stata davvero una battaglia, osservò il vecchio soldato. Ce n'è di cose da raccontare, ma dopo non è stato altro che un torturare la gente. Dici bene, nonnino. L'altro giorno gli siamo piombati addosso e quelli, senza neppure aspettare che ci si avvicini, si affrettavano a buttare via i fucili e a mettersi in ginocchio e dicono pardon. E questo è soltanto un esempio. Dicono che Platov ha preso 2 volte Polione in persona, ma ignorava la parola magica. L'ha preso, sì, l'ha preso, ma ecco che quello nelle sue mani si trasforma in un uccello e vola via, e non riesce neppure ad ammazzarlo. Come sei bravo, Kisiliev, a raccontare fandonie. Ti sto ammirando. Fandonie, dici? È la pura verità. Se fosse capitata a me di acchiapparlo, lo avrei sotterrato e ci avrei piantato sopra un pioppo. Ne ha mandato della gente all'altro mondo. Ma alla fine ci sarà, e la smetterà anche lui di andare in giro, disse sbadigliando il vecchio soldato. La conversazione si interruppe. I soldati si prepararono a dormire. Vedi quante stelle? E come splendono! Dimmi, non ti pare che le donne abbiano steso la tela? Osservò un soldato, guardando con ammirazione la Via Lattea. In questo viaggio che intraprenderemo insieme parleremo proprio di lui, Polione, o per noi Napoleone, l'imperatore dei francesi, una figura che rimane scolpita nell'immaginario culturale e storico della civiltà occidentale. Un mito che alcuni hanno emulato e che rimane un personaggio le cui imprese sono oggetto di studio e di analisi ancora oggi. Ma nel brano appena letto abbiamo trovato già il Napoleone imperatore dei francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno e mediatore della Confederazione svizzera, oltre a essere Gran Maestro dell'Ordine della Legion d'Onore, l'uomo più importante dell'Europa. Ma per capire meglio la sua parabola dobbiamo fare un passo indietro e partiremo dalle origini, quando non era altro che Buonaparte, un corso che sognava grandi imprese e che aveva un grande futuro innanzi a sé. Napoleone Bonaparte nacque il 15 agosto 1769 ad Ajaccio, in Corsica, in un periodo di grande instabilità politica per l'isola. Solo l'anno precedente, infatti,
la Corsica era stata definitivamente annessa alla Francia con il Trattato di Versailles del 1768, nel quale la Repubblica di Genova cedeva il possesso dell'isola in cambio della cancellazione dei debiti presso il governo di Parigi. Questo passaggio di potere segnò profondamente la società corsa, divisa tra chi accettava il dominio francese e chi, invece, continuava a sostenere l'ideale di indipendenza. Questo movimento era guidato dal patriota Pasquale Paoli, grande eroe corso che combatterà per l'indipendenza della sua isola, prima contro le milizie genovesi e dopo contro le armate del re Luigi XV. La famiglia Bonaparte, di origini italiane e appartenente alla piccola nobiltà locale, scelse di collaborare con il nuovo governo francese per assicurarsi stabilità e opportunità. Il padre di Napoleone, Carlo Maria Bonaparte, era un avvocato ambizioso e colto, che seppe sfruttare i rapporti con le autorità francesi per favorire l'istruzione dei figli. La madre si chiamava Maria Letizia Ramolino. Era una donna forte e determinata. Educò Napoleone con severità, inculcandogli valori come il sacrificio, la disciplina e la resistenza alle difficoltà. L'infanzia di Napoleone trascorse in un ambiente familiare numeroso e semplice. Infatti lui era il secondo di 8 figli. Ricordiamo i 4 fratelli, Giuseppe, Luciano, Luigi e Girolamo, e le 3 sorelle, Elisa, Paolina e Carolina. Ma nonostante tutto, l'ambiente familiare era profondamente segnato da un forte orgoglio per le radici corse. Fin da piccolo mostrò un carattere deciso, talvolta impulsivo, e una spiccata capacità di concentrazione. All'età di 5 anni venne iscritto ad un asilo d'infanzia in Francia, dove intraprese i primi studi, ma la svolta avvenne nel 1779, grazie al padre Carlo, che dopo una lunga ricerca araldica riuscì a rintracciare le proprie radici nella nobiltà toscana, presso i lontani parenti di San Miniato. A seguito dell'elevazione al rango nobiliare della famiglia, Bonaparte riuscì a far assegnare una borsa di studio, concessa dal governo francese ai figli della nobiltà corsa, al piccolo Napoleone. Questo evento rappresentò una profonda rottura con il suo passato e l'inizio della sua sfolgorante carriera. Fu iscritto, in quell'anno, al collegio militare di Brienne-le-Château, nel nord della Francia, dove rimase fino al 17 ottobre 1784. In collegio visse anni difficili, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista sociale. Il giovane Napoleone faticava a integrarsi. Inizialmente non si considerava francese e di conseguenza parlava francese con un marcato accento corso. Veniva spesso deriso dai compagni, che lo consideravano uno straniero, poiché la maggior parte dei cadetti proveniva dall'aristocrazia transalpina e di conseguenza conduceva una vita solitaria. Subì anche episodi di bullismo, infatti veniva schernito con il termine la paille au nez, la paglia per il naso. L'accusa di essere straniero l'avrebbe perseguitato per tutta la vita. Tuttavia, proprio per questo isolamento imposto, lo spinse a dedicarsi con grande impegno allo studio, rafforzando il suo spirito di disciplina e la sua ambizione personale. Durante gli anni trascorsi a Brienne, Napoleone si distinse per le sue capacità intellettuali, in particolare nelle materie scientifiche, come la matematica, fondamentali per l'arte militare, e nelle discipline umanistiche, come la storia e la geografia. Mostrò un vivo interesse per le biografie dei grandi condottieri del passato, tra cui Alessandro Magno e Giulio Cesare, dai quali trasse modelli di leadership e di strategia. Già in questa fase della sua vita, Napoleone iniziò a maturare una visione del mondo improntata al merito personale, sulla forza della volontà e alla convinzione che il talento potesse consentire l'ascesa sociale, nonostante le difficoltà di partenza e le umili origini. Nel 1784 Napoleone fu ammesso all'École militaire di Parigi, fondata nel 1750 da Luigi XV su consiglio di Madame de Pompadour, una delle istituzioni più prestigiose della Francia dell'epoca. Qui, in un primo momento, cercò di entrare in marina, ma venne rifiutato. Quindi si specializzò nell'artiglieria,
un'arma considerata allora particolarmente moderna e complessa, poiché richiedeva solide conoscenze tecniche, matematiche ed ingegneristiche. Durante il periodo parigino, Napoleone entrò in contatto più diretto con la realtà della società francese dell'Ancien Régime, caratterizzata da profonde disuguaglianze sociali e da profondi divari economici tra le classi agiate e il popolo minuto. La morte del padre Carlo a causa di un tumore allo stomaco avvenuta il 24 febbraio 1785 a Montpellier aggravò notevolmente la situazione finanziaria della famiglia Bonaparte, costringendo Napoleone ad assumersi responsabilità precoci e a completare in tempi rapidi il suo percorso di studi. Nello stesso anno, a soli 16 anni, conseguì il grado di sottotenente di artiglieria, diventando uno dei più giovani ufficiali dell'esercito francese, e venne assegnato presso un reggimento d'artiglieria di stanza a La Fère come sottoluogotenente, per assumere la luogotenenza pochi mesi dopo, presso un altro reggimento di stanza a Valence, nel sud-est della Francia. Negli anni immediatamente successivi, Napoleone condusse una vita piuttosto modesta, spesso segnata da difficoltà economiche e da una certa frustrazione. Infatti detestava segretamente la Francia e i francesi e continuava a coltivare la causa dell'indipendenza della Corsica, sogno che era nato in grembo alla sua famiglia, composta da patrioti corsi. Questo lo possiamo desumere da alcuni scritti che ci ha lasciato, come il seguente del 1787. I francesi, non paghi di averci portato via tutto ciò che c'era caro, avete anche corrotto i nostri costumi. La situazione attuale della mia patria e l'impossibilità di mutarla sono dunque un nuovo motivo per fuggire una terra in cui sono obbligato per dovere, a lodare uomini che per virtù dovrei invece odiare. Quando arriverò nella mia terra, che atteggiamento adottare? Che linguaggio tenere? Quando la patria non è più, un buon patriota deve morire. Dopo l'ottenimento della luogotenenza, riuscì ad ottenere una lunga licenza che trascorse in Corsica, dove partecipò attivamente alla vita politica locale. In questa fase iniziale, egli guardò con simpatia alle posizioni autonomiste di Pasquale Paoli, vedendo in esse una possibile via di emancipazione per la sua terra natale. Allo stesso tempo, continuò a dedicarsi allo studio individuale, leggendo opere degli illuministi francesi e riflettendo sui temi del potere, della legge e dell'organizzazione dello Stato. Alla vigilia del 1789, la Francia era attraversata da una profonda crisi economica, sociale e politica, che stava mettendo in discussione l'intero sistema dell'Ancien Régime. Napoleone, in quel momento, era appena diventato un ufficiale del re Luigi XVI, poco conosciuto, ma possedeva già una solida preparazione militare, una forte ambizione personale e una mentalità aperta alle nuove idee di rinnovamento. Lo scoppio della rivoluzione francese avrebbe rappresentato per lui un punto di svolta decisivo, offrendogli l'occasione di emergere grazie al proprio talento, in un contesto storico in cui il merito e la capacità individuale iniziarono a contare più dei privilegi di nascita. 1789, l'anno dell'inizio della Rivoluzione francese, Napoleone Bonaparte, che a quell'epoca era conosciuto solo come Buonaparte, ma per comodità nel prosieguo della spiegazione lo chiameremo con il suo nome, era, come già detto, un giovane ufficiale di artiglieria dell'esercito francese, con un carattere ambizioso e una solida formazione militare, ma ancora privo di una posizione di rilievo. La rivoluzione rappresentò per lui una svolta decisiva, poiché mise fine all'Ancien Régime e al sistema dei privilegi aristocratici, creando un contesto in cui il merito personale e le capacità individuali potevano finalmente emergere. Napoleone guardò con interesse agli ideali rivoluzionari di libertà, uguaglianza e fraternità,
non tanto per convinzione ideologica profonda, quanto perché essi offrivano nuove possibilità di carriera a uomini come lui, dotati di talento ma non appartenenti all'alta nobiltà. Lo scoppio della Rivoluzione francese nel 1789 rappresenta una svolta fondamentale nella storia politica e sociale dell'Europa moderna. Le sue cause affondano, come abbiamo visto, nelle profonde contraddizioni dell'Ancien Régime, un sistema fondato sulla monarchia assoluta della dinastia dei Borbone e su una rigida divisione della società in ordini, che garantiva privilegi giuridici ed economici al clero e alla nobiltà, escludendo la maggioranza della popolazione da ogni forma di partecipazione politica. Il terzo Stato, pur sostenendo il peso principale della tassazione, non godeva di alcun riconoscimento politico proporzionato al proprio ruolo economico e sociale. A questa struttura profondamente ineguale si aggiunsero una grave crisi finanziaria dello Stato, aggravata dalle spese militari e dall'inefficienza del sistema fiscale, e una crisi economica che colpì duramente i ceti popolari, in particolare a causa delle carestie e dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari. In tale contesto di tensione sociale, le idee dell'illuminismo contribuirono in modo decisivo a delegittimare l'ordine tradizionale, mettendo in discussione il principio del diritto divino dei sovrani e promuovendo una nuova concezione della politica fondata sulla ragione e sui diritti naturali dell'uomo. Il momento di rottura si verificò con la convocazione degli Stati Generali il 5 maggio 1789 e con la successiva autoproclamazione dell'Assemblea nazionale da parte dei rappresentanti del Terzo Stato, che rivendicarono la sovranità della nazione. La presa della Bastiglia il 14 luglio 1789 è un simbolo, che era un simbolo la Bastiglia del potere del re, segnò l'inizio del crollo dell'autorità della monarchia e dell'ordine politico tradizionale. Il confronto tra l'Ancien Régime e i nuovi ideali rivoluzionari evidenzia una trasformazione radicale. Se il primo si basava sull'assolutismo monarchico, sulla diseguaglianza giuridica e su una società fondata sui privilegi di nascita, la rivoluzione affermò principi completamente nuovi: la libertà individuale, l'uguaglianza di fronte alla legge e la sovranità popolare. Il potere non veniva più concepito come prerogativa del sovrano, ma come un'espressione della volontà della nazione. Questi ideali trovarono compimento nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che sancì il passaggio da una società di sudditi a una comunità di cittadini, titolari di diritti universali e inalienabili. La Rivoluzione francese non fu quindi soltanto un evento politico francese, ma un profondo mutamento culturale e concettuale, destinato a influenzare in modo duraturo il pensiero politico occidentale e le successive esperienze costituzionali europee. Nei primi anni rivoluzionari, Napoleone riuscì ad ottenere numerose licenze per tornare dalla sua famiglia, tra l'altro sforando anche il tempo massimo concesso in licenza, e rischiò di essere considerato disertore. Essendo presente sull'isola, fu coinvolto nelle complesse vicende politiche della Corsica. Inizialmente sostenne l'ideale indipendentista dell'isola, ma successivamente decise di appoggiare la rivoluzione e si schierò contro Pasquale Paoli, che aveva assunto posizioni sempre più ostili al governo francese, a causa degli eccessi rivoluzionari del settembre 1792, che anticiparono l'instaurazione del terrore dell'estate successiva, e quindi aveva dato inizio a una lotta per l'indipendenza con un appello al popolo corso il 17 aprile 1793. Napoleone decise di rimanere fedele all'autorità di Parigi non semplicemente per opportunismo, ma perché la rivoluzione francese rappresentava ai suoi occhi un progetto politico più moderno, potente e capace di realizzare concretamente gli ideali repubblicani. Il conflitto tra i sostenitori della Francia rivoluzionaria e i paolisti degenerò rapidamente, costringendo la famiglia Bonaparte, ormai considerata nemica dagli indipendentisti corsi, a scappare dall'isola nel settembre del 1793 e a rifugiarsi in Francia, presso la città di Tolone. Questo episodio segnò una rottura definitiva tra Napoleone e la sua terra natale,
rafforzando il suo legame con la Francia rivoluzionaria e spingendolo a concentrare tutte le sue energie sulla carriera militare. Il primo grande successo di Napoleone avvenne proprio nel 1793, durante l'assedio di Tolone, importante porto militare che si era ribellato, supportando la causa monarchica, alla Convenzione nazionale. La Convenzione era un'assemblea esecutiva e legislativa francese in vigore dal 20 di settembre 1792 al 26 ottobre 1795 e aveva accolto il porto di Tolone delle truppe inglesi. In questa occasione Napoleone, che nel frattempo il 19 di ottobre di quell'anno era diventato capo di battaglione, dimostrò straordinarie capacità strategiche, organizzando l'artiglieria in modo efficace. In special modo riuscì a organizzare ben 100 cannoni di grosso calibro, con i quali bombardò i punti chiavi della difesa nemica. Riuscì in un primo momento a conquistare il forte delle Gilead, chiamato la piccola Gibilterra, e successivamente tutti gli altri forti a protezione della piazza di Tolone. E nel dicembre dello stesso anno costrinse la flotta britannica e degli alleati iberici alla ritirata. La vittoria di Tolone ebbe un enorme significato politico e militare e consentì a Napoleone di ottenere la promozione a generale di brigata, a soli 24 anni, il 22 dicembre 1793, facendolo emergere come uno dei giovani ufficiali più promettenti dell'esercito rivoluzionario e facendolo conoscere alle personalità più importanti della scena politica della Francia in quel periodo, come a Paul Barras, futuro membro del direttorio. Piccola nota negativa. Secondo Chateaubriand, scrittore, politico e diplomatico francese, considerato il padre del romanticismo letterario transalpino, in quell'occasione il giovane Napoleone si macchiò di massacri spietati contro la popolazione locale. Durante il periodo del terrore, 1793-1794, dominato dalla figura di Robespierre e dal Comitato di Salute Pubblica, Napoleone mantenne una posizione relativamente prudente. Era vicino agli ambienti giacobini, anche grazie ai rapporti con Augustin Robespierre, il fratello del più celebre Maximilien, l'uomo forte al potere in Francia in quel momento. Dopo la caduta di Maximilien Robespierre del luglio 1794, a seguito del complotto del 9 Termidoro, che corrisponde al 27 luglio 1794, Napoleone fu brevemente arrestato, con l'accusa di spionaggio, poiché sospettato di legami con il regime precedente. Tuttavia, riuscì presto a tornare in libertà, grazie in primo luogo all'aiuto di alcune personalità come a Paul Barras e Antoine Christophe Saliceti, un politico italiano naturalizzato francese, che ne riconoscevano queste personalità il grande valore, e in secondo luogo perché già allora considerato un grande militare e tattico straordinario. Questo episodio dimostrò la sua capacità di adattarsi rapidamente ai mutamenti politici e di sopravvivere in un periodo di grande stabilità, pur avendo, bisogna ammetterlo, la dea fortuna dalla sua parte. Un nuovo momento decisivo nella sua ascesa si verificò il 13 vendemmiaio 5 ottobre del 1795, quando il direttorio, l'organo politico istituzionale posto al vertice delle istituzioni francesi nell'ultima parte della rivoluzione francese, si trovò a fronteggiare una pericolosa insurrezione realista a Parigi. Napoleone ricevette l'incarico, direttamente da Paul Barras, di reprimere la rivolta e lo fece, con l'aiuto di Gioacchino Murat al comando della cavalleria, con estrema decisione, utilizzando l'artiglieria contro i rivoltosi. L'episodio, noto come il 13 vendemmiaio, segnò una svolta nella sua carriera. Napoleone divenne l'uomo che aveva salvato la rivoluzione dal ritorno della monarchia. Grazie a questo successo ottenne la protezione di Paul Barras, uno dei principali membri del direttorio, e fu nominato prima comandante dell'Armata dell'Interno e successivamente comandante dell'Armata d'Italia. Nel 1796 Napoleone sposò Giuseppina de Beauharnais, all'anagrafe Maria Joseph Rose Tacher de la Pagerie, vedova di un aristocratico ghigliottinato durante il terrore. Napoleone, nel corso dei precedenti anni, aveva intessuto varie relazioni amorose con donne incontrate
durante i suoi spostamenti e soggiorni militari in giro per la Francia. Ricordiamo le avventure della corsa Manesca-Pilet e con la francese Désirée Clary. Ma nessuna di loro riuscì a rubargli il cuore come Giuseppina, molto probabilmente il suo unico vero amore della sua vita. Inoltre il matrimonio non fu solo una scelta affettiva, ma ebbe anche un'importante funzione politica e sociale, poiché Giuseppina, grazie al suo talento e al suo charme, era ben introdotta negli ambienti influenti di Parigi e contribuì ad aumentare il prestigio e l'importanza del marito, anche se in alcune occasioni lo mise in difficoltà e in imbarazzo. Appena 2 giorni dopo il matrimonio, Napoleone dovette partire alla volta di Nizza per prendere il comando dell'Armée d'Italie, l'armata d'Italia, forte di soli 38.000 soldati. Quando Napoleone fu nominato comandante dell'Armata d'Italia dal direttorio, aveva solo 26 anni e si trovava alla guida di un esercito numeroso ma in condizioni difficili. I soldati erano malnutriti, scarsamente equipaggiati e molto demoralizzati da anni di inattività e sconfitte. Nonostante ciò, Napoleone seppe infondere nuova fiducia nelle truppe e mostrò fin da subito una straordinaria capacità di leadership. A tal proposito, citiamo una parte del famoso discorso tenuto dal generale Bonaparte alle sue truppe all'inizio della campagna. Soldati, voi siete nudi e malnutriti. La Francia vi deve molto, ma non può darvi nulla. La pazienza e il coraggio che avete dimostrato tra queste rocce sono ammirevoli, ma non vi hanno dato gloria. Nemmeno un'ombra ne ricade su di voi. Io vi condurrò nelle più fertili pianure della terra. Province ricche, città opulente cadranno in vostro potere. Vi troverete ricchezze, onori e gloria. Soldati dell'Armata d'Italia, vi lascerete mancare il coraggio e la perseveranza? La sua strategia si basò su principi innovativi per l'epoca, come la rapidità delle manovre e la concentrazione delle forze nei punti decisivi e l'attacco improvviso. Utilizzate di concerto, gli permisero di affrontare con successo eserciti numericamente superiori. All'inizio della campagna, Napoleone si scontrò con le truppe del Regno di Sardegna e dell'Impero austriaco, che occupavano l'Italia settentrionale e i relativi passi montani sulle Alpi occidentali. Attraverso una serie di rapide vittorie, riuscì a separare i 2 eserciti nemici e a costringere il Piemonte, dopo la battaglia di Mondovì, combattuta fra il 20 e il 21 aprile 1796, alla resa con l'armistizio di Cherasco, ratificato ufficialmente a Parigi il 15 di maggio, che segnò l'uscita definitiva del Regno di Sardegna dalla guerra, con importanti acquisizioni territoriali da parte francese. Successivamente Napoleone rivolse le sue forze contro gli austriaci, penetrando in Lombardia, a seguito della vittoriosa battaglia di Lodi, combattuta il 10 maggio 1796, e sbaragliò l'ultima difesa austriaca e il 14 entrò nella città di Milano. Nel corso della campagna, Napoleone dovette affrontare numerose difficoltà, tra cui la resistenza delle fortezze austriache, come la fortezza di Mantova, e i tentativi nemici di riconquistare i territori perduti. Tuttavia, grazie a una brillante combinazione di manovre militari, unite a battaglie decisive, come quella di Arcole, combattuta dal 15 al 17 novembre del 96, e quella di Rivoli, combattuta dal 14 e 15 gennaio del 1797, nella quale accadde un avvenimento particolare, che divenne uno dei primi simboli del mito napoleonico, poiché il giovane generale, durante la battaglia di Arcole, guidò personalmente l'assalto al ponte, dimostrando grande coraggio e determinazione. L'esercito francese riuscì a respingere ogni offensiva e a consolidare il controllo sull'Italia settentrionale. Parallelamente alle operazioni militari, Napoleone intraprese un'intensa attività politica, favorendo la nascita di repubbliche filo-francesi. In un primo momento, le ex legazioni pontificie si costituirono in una repubblica cispadana e adottarono, il 7 gennaio 1797, il tricolore, quale bandiera nazionale, e il successivo 29 giugno venne proclamata la Repubblica Cisalpina, con capitale Milano, che riuniva tutti i territori del nord Italia occupati dall'esercito francese, i quali adottarono istituzioni ispirate ai principi della Rivoluzione francese, pur restando strettamente legati agli interessi di Parigi.
Piccola nota negativa. Una volta sconfitti gli austriaci, Napoleone, invece di ritirarsi dai territori della Repubblica di Venezia, dove si erano svolte le operazioni militari tra le truppe francesi e austriache, decise invece di attaccare Venezia. Nella notte del 15 maggio 1797 le truppe francesi entrarono a Venezia e deposero l'ultimo doge, Ludovico Manin, primo esercito straniero ad entrare in città dopo 1100 anni, proclamando la caduta della Repubblica di Venezia. Repubblica che purtroppo non verrà mai più restaurata assieme a quella di Genova. Dopo l'esperienza napoleonica e la restaurazione vennero incorporate la prima nell'impero d'Austria e la seconda nel Regno di Sardegna. La campagna d'Italia ebbe anche importanti conseguenze economiche e culturali. I territori conquistati furono sottoposti a pesanti requisizioni e contributi finanziari, che servirono a sostenere l'esercito francese e a rafforzare il governo rivoluzionario. Allo stesso tempo, molte opere d'arte italiane vennero trasferite in Francia. Questi trasferimenti diventeranno il nucleo iniziale delle spoliazioni napoleoniche, che suscitarono reazioni contrastanti, ma in parte contribuirono alla diffusione del patrimonio artistico europeo. La campagna si concluse nel 1797 con il Trattato di Campo Formio, con il quale l'impero d'Austria riconobbe le conquiste francesi in Italia. Cedette importanti territori, come i Paesi Bassi austriaci e la riva sinistra del Reno, ed accettò una nuova sistemazione politica del territorio, con l'annessione, come abbiamo detto, della Serenissima Repubblica di Venezia e di altri territori nell'Adriatico. Nel complesso, la campagna d'Italia rappresentò un punto di svolta nella carriera di Napoleone Bonaparte. Non solo dimostrò le sue eccezionali doti militari e organizzative, ma gli permise anche di affermarsi come una figura politica autonoma rispetto al direttorio. Da questo momento in poi, Napoleone non fu più soltanto un generale della rivoluzione, ma divenne uno dei protagonisti assoluti della scena francese ed europea, destinato a influenzare profondamente la storia del continente. Nel 1798 il direttorio, preoccupato dall'eccessivo prestigio acquisito dal generale Napoleone, lo incaricò di guidare una spedizione in Egitto, concepita in primo luogo come un tentativo di colpire indirettamente l'Inghilterra, minacciando le sue rotte commerciali verso l'India. Allo stesso tempo, la spedizione offriva al direttorio l'opportunità di allontanare dalla scena politica parigina lo scomodo Napoleone, dove la sua crescente popolarità suscitava sospetti e gelosie. La campagna d'Egitto di Napoleone, combattuta tra il 1798 e il 1799, rappresentò una delle imprese più ambiziose e complesse della sua carriera, unendo obiettivi militari, politici e culturali. Nel maggio, il 19 precisamente, del 1798, Napoleone salpò alla volta dell'Egitto, alla guida di un imponente esercito, composto da oltre 60 navi da guerra, 280 navi da trasporto, 16.000 marinai e 38.000 soldati, accompagnato anche da un gruppo di scienziati, ingegneri, artisti e studiosi, con l'obiettivo di esplorare e studiare il territorio conquistato e le opere degli antichi egizi. Dopo aver occupato Malta il 12 giugno, Napoleone sbarcò in Egitto nel luglio del 1798 e, dopo aver preso Alessandria, affrontò le forze dei Mamelucchi, capitanati da Murad Bey, che controllavano il paese in nome dei turchi ottomani. La battaglia delle piramidi, combattuta a pochi chilometri ovviamente dalle piramidi, il 28 luglio 1798, si concluse con una netta vittoria francese, ottenuta grazie all'uso di formazioni difensive come la disposizione in quadrati, che neutralizzarono le cariche della cavalleria mamelucca, alla grande disciplina dei soldati francesi. Tutto questo unito dall'enorme carisma di Napoleone, il quale, rivolgendosi ai soldati prima della battaglia, così parlò: «Soldati, dall'alto di queste piramidi, 40 secoli di storia vi stanno guardando». Le perdite francesi furono minime, circa 300 uomini, quasi tutti a causa del fuoco amico, piuttosto che a causa dei mamelucchi. Le forze islamiche, invece, subirono perdite ingenti. Circa 10.000 uomini morirono in battaglia. In seguito a questo successo, Napoleone entrò al Cairo e tentò di presentarsi come un liberatore,
rispettoso delle tradizioni locali e della religione islamica, pur imponendo di fatto il controllo francese sul territorio. Tuttavia, il dominio francese fu messo rapidamente in difficoltà dalla situazione strategica del Mediterraneo. Infatti, il 1 agosto del 1798, la flotta francese fu distrutta dalla marina britannica, guidata dall'eccezionale ammiraglio Orazio Nelson, nella battaglia di Abukir, di fatto lasciando l'esercito di Napoleone quasi completamente isolato dalla madrepatria. Questa pesante sconfitta navale rese estremamente difficili i rifornimenti e i collegamenti con la Francia. Nonostante ciò, Napoleone cercò di consolidare il controllo sul territorio egiziano, riorganizzando l'amministrazione, reprimendo le rivolte locali indipendentistiche e avviando una serie di riforme ispirate ai principi della Rivoluzione francese. Parallelamente, gli studiosi a seguito della spedizione condussero importanti ricerche scientifiche e archeologiche che portarono a scoperte fondamentali, come la stele di Rosetta, destinata a rivoluzionare lo studio dell'antico Egitto. In particolar modo ricordiamo Jean-François Champollion, archeologo ed egittologo francese che partecipò alla spedizione, considerato il padre dell'egittologia moderna, avendo per primo decifrato i geroglifici nel 1822. Nel 1799 Napoleone, venuto a conoscenza della costituzione di un forte contingente ottomano, decise di estendere le operazioni militari in Siria, con l'obiettivo di contrastare i turchi e rafforzare la posizione francese in Medio Oriente. La campagna siriana si rivelò però difficile e sanguinosa. L'assedio di Acri, dal 20 di marzo al 21 maggio 1799, fallì, innanzitutto a causa della resistenza ottomana, per il successivo intervento britannico, ma soprattutto poiché a difesa della città c'era un altro grande ufficiale di artiglieria, Antoine de Philippeux, un ex studente dell'Accademia, insieme a Napoleone, e suo nemico giurato. Dopo un'eroica resistenza, costrinse il suo rivale a ritirarsi in Egitto. Purtroppo per Antoine, quella fu la sua ultima impresa, poiché morì poco dopo per malattia. Nonostante alcune vittorie successive, come la vittoria di Abukir contro le truppe ottomane che cercavano di sbarcare in Egitto, la situazione generale rimaneva complessa e priva di prospettive decisive. Consapevole della crisi politica che stava attraversando la Francia e del declino del Direttorio e delle avanzate soprattutto delle truppe della seconda coalizione su tutti i fronti, Napoleone decise di lasciare l'Egitto il 22 di agosto del 1799, in segreto, affidando il comando dell'esercito al maresciallo Kléber. Il suo ritorno in patria segnò di fatto la fine della campagna d'Egitto dal punto di vista politico, anche se le truppe francesi, le sue truppe, rimasero sul posto ancora per più di un anno prima di arrendersi. Infatti, la capitolazione dell'Armée d'Orient avverrà ad Alessandria nell'agosto del 1801. Nel complesso, la campagna d'Egitto fu un'esperienza contraddittoria. Dal punto di vista militare non raggiunse pienamente gli obiettivi prefissati, anzi, alla fine si risolse in una resa del contingente francese. Ma dal punto di vista sia culturale, vedasi il contributo dato all'archeologia e all'egittologia moderna, sia simbolico, contribuirono enormemente alla fama e alla gloria di Napoleone, rafforzando la sua immagine in Francia di grande condottiero e di uomo di scienza, aprendo una nuova fase nella storia dei rapporti tra l'Europa e il mondo orientale. Verso la fine del 1799, appena tornato sul continente, approfittando della crisi politica e dell'impopolarità del Direttorio, Napoleone organizzò il colpo di Stato del 18 Brumaio, 9 novembre, che pose fine al regime rivoluzionario e diede origine al consolato. Venne fatta trapelare la falsa notizia di un complotto realista per rovesciare la Repubblica. Così Napoleone riuscì a far votare al Consiglio degli Anziani e al Consiglio dei 500, le due principali assemblee in quel momento, una risoluzione che trasferisse le due Camere proprio il 18 Brumaio fuori città, fuori da Parigi, a Saint-Cloud. Inoltre, il condottiero Corso fu nominato comandante in capo di tutte le forze armate. Quest'abile mossa venne decisa per evitare che durante il colpo di Stato qualche deputato potesse sollevare i cittadini parigini per difendere la Repubblica dal tentativo. Purtroppo, il discorso pronunciato da Napoleone alle due Camere, cioè
quello che imponeva caldamente a tutti i deputati di sciogliere le due Camere e assegnare tutto il potere a lui, non ebbe l'effetto sperato. Anzi, Napoleone fu costretto a scappare. Ma grazie alla capacità oratoria e politica di suo fratello Luciano Bonaparte, il quale, nel momento più buio, uscendo dalla sala del Consiglio dei 500, parlò così alle truppe che erano schierate fuori, portando la spada al collo di Napoleone, dichiarò: «Non esiterei un attimo ad uccidere mio fratello, se sapessi che costui stesse attentando alla libertà della Francia». A quel punto le truppe entrarono nella sala dell'assemblea disperdendo i deputati con le baionette innastate. In serata le Camere venivano sciolte e fu votato il decreto che assegnava i pieni poteri a 3 persone che diventavano i consoli: Roger de Croix, Seyé e Napoleone. Poco dopo i primi 2 vennero sostituiti da Jean-Jacques Cabanceres e da Charles-François Lebrun. Il consolato si insediò ufficialmente il 1 gennaio 1800 e i 3 più importanti uomini di Francia si divisero così i poteri. Napoleone Bonaparte, primo console, detentore del potere effettivo, responsabile della nomina di ministri e funzionari. Jean-Jacques Cabanceres, secondo console, ex ministro della giustizia, figura di supporto. Charles-François Lebrun, terzo console, ex membro della commissione del Consiglio degli Anziani, anch'egli figura di supporto. Napoleone era ormai al vertice del comando della Francia. Da condottiero formidabile era ormai inserito nella politica della nazione, la politica che conta. Nonostante fossero in 3, lui era sicuramente la figura predominante e avrebbe sempre più esercitato il suo potere. La Francia non gli sarebbe bastata, infatti aveva puntato gli occhi sull'Europa intera.